Bentornati, amici, su Stelle Turche Rivelate, lo spazio in cui le emozioni contano più dei clamori e in cui le storie cercano il cuore prima dei titoli. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per restare vicini al nostro piccolo universo di racconti veri e, se vi va di sostenerci direttamente, cliccate su abbonati. Oggi apriamo una pagina tanto delicata quanto luminosa, nata non dal frastuono della fama ma da un coraggio silenzioso, il coraggio di sentire davvero. Questo è il capitolo che non era mai stato raccontato di Ebru Şahin e Akkae Aknotso. Nel ritmo vertiginoso della televisione turca, dove uno sguardo basta a innescare un pettegolezzo e un silenzio può trasformarsi in un enigma. Ebru Şahin ha sempre dato l'impressione di stare un passo indietro dal rumore, elegante, misurata, protetta da una calma che sembrava infrangibile. Le persone la ammiravano per la compostezza, per la pazienza con cui teneva lontani i riflettori dalla vita privata. Ma i mari placidi nascondono correnti profonde, e a volte ciò che resta in fondo, se non ascoltato, chiede voce fino a farsi sentire. È in una stanza quieta, lontana da 7 tappeti rossi, che quelle correnti hanno smesso di tacere. Secondo una persona a lei vicina, Ebru aveva cominciato un percorso di terapia non per immagine né per una generica cura di sé, ma per un motivo molto più intimo. Aveva deciso di affrontare ciò che aveva ripiegato con cura dentro di sé, pensieri e sentimenti legati a un nome che il pubblico non aveva mai dimenticato, Akkae Aknotso. La loro storia ha sempre avuto un alone di mistero. Dai giorni trascorsi come coprotagonisti, il pubblico aveva sussurrato, domandato, sperato. Quella sintonia in scena appariva troppo viva per sembrare soltanto finzione. Eppure entrambi avevano scelto di non spiegare, lasciando che le ombre tenessero custodito il resto. Fino a oggi, durante una seduta particolarmente silenziosa, raccontano, la quiete ha ceduto alla verità. Ebru ha dato parole a ciò che non aveva mai osato dire davvero. Non c'è stato melodramma, ma una fragilità che tremava e che proprio per questo sembrava inattaccabile. Quando il terapeuta le ha chiesto perché non ne avesse mai parlato prima, la sua risposta è arrivata piano, come un filo d'aria. Dirlo mi sembrava mettere a rischio qualcosa che continuavo a custodire, anche se non è più quello che era. Bastata quella frase, la rete si è mossa come un bosco al primo soffio d'autunno. Per molti, l'amore quando è stato autentico non scompare, cambia forma, si piega senza rompersi, e resta in modo diverso. C'è chi ha scritto che a volte il silenzio custodisce più verità delle parole, e che la forza può somigliare alle lacrime più di quanto assomiglia all'orgoglio. Se anche voi credete che l'onestà renda più forti, fermatevi un istante, lasciate un like e iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate. Non inseguiamo solo i nomi famosi, cerchiamo le emozioni che li rendono umani. Torniamo a quella tempesta quieta tra Ebru e Akkae, una storia che continua a sussurrare nonostante gli anni. Chi ha potuto leggere gli appunti del terapeuta giura che la seduta è andata ancora più a fondo. Ebru ha descritto un ricordo preciso, una notte sola, ma capace di non smettere di risuonare. Era l'ultima volta che aveva visto Akkae. Raccontò di averlo lasciato andare senza dire ciò che il cuore le chiedeva di pronunciare, nella convinzione che il silenzio avrebbe bastato, che l'intesa avrebbe colmato lo spazio delle parole. Solo dopo comprese che il silenzio sa proteggere, ma sa anche ferire. Nel frattempo, lontano da ogni clamore, Akkae Aknotso camminava per conto suo dentro il passato. Riservato per natura, attento a non concedere confidenze inutili, pare che anche lui avesse ricominciato a guardarsi indietro. In un'intervista recente, quando gli hanno chiesto degli amori di un tempo, si è fermato un istante e ha risposto con una frase dal peso sottile ma inconfondibile. Ci sono cose che si comprendono soltanto da cuore a cuore. Parole che hanno subito riacceso vecchie domande. Parlava di Ebru? In molti lo hanno pensato. Chi gli è vicino ha rivelato che, quando Akkae ha saputo della confessione emersa in terapia, è rimasto muto a lungo. Poi ha detto qualcosa che suonava come la chiusura di un cerchio. Nelle questioni del sentimento, lei è stata più coraggiosa di me. Non era un gossip, non era un annuncio. Sembrava il riconoscimento di una luce che non si è spenta del tutto, pur avendo cambiato intensità. Non era un fuoco da riaccendere, ma il calore discreto di una brace che continua a scaldare il ricordo senza invadere il presente. C'è un dettaglio che ha toccato tutti. Ebru avrebbe scritto, in privato, che sperava lui non portasse mai la sua memoria come una ferita, che gli augurava il meglio, anche da lontano. Lo ha descritto come riparo e tempesta, due metà della stessa verità che solo il cuore sa contenere.
Quando questa sfumatura è trapelata, la curiosità del pubblico ha lasciato spazio a qualcosa di diverso: l'empatia. Non si trattava più di tornare insieme o di far parlare la cronaca rosa, si trattava di chiudere con grazia, per quel bisogno così umano di lasciare andare senza rancore. E voi, amici, cosa avreste fatto al posto di Ebro? Avreste riaperto una porta antica per cercare pace? O l'avreste lasciata così com'era, confidando che il tempo avrebbe portato le risposte? Scrivetelo nei commenti, li leggiamo tutti, e le vostre voci sono il battito di stelle turche rivelate. Resta un'ultima incertezza: quell'incontro auspicato c'è stato davvero? Le fonti dicono che HE abbia chiesto tempo. Non era certo di essere pronto ad ascoltare ogni verità che lo attendeva. Col passare dei giorni, i messaggi dei fan sono diventati un coro. A volte la chiusura non è un ritorno, è una conversazione che libera il cuore. Frasi che fotografano l'essenza del cammino di Ebro: guarire non significa sempre ricominciare insieme, talvolta vuol dire stare a distanza e benedirsi a vicenda. Un amico vicino ad HE ha confidato infine un pensiero capace di attraversare i titoli. Lei gli ha insegnato che si può amare senza chiedere nulla in cambio. E se potesse tornare indietro, non lascerebbe che l'orgoglio parlasse più forte del suo cuore. Sono parole nude, senza orpelli, che toccano chiunque conosca il peso del rimpianto. Ricordano che le scuse più vere spesso non hanno bisogno di essere pronunciate. Per Ebro, la terapia è diventata un passaggio. Non un ponte verso ciò che era, ma una strada nuova verso l'accettazione. Dicono che, in una seduta successiva, ci sia stato un attimo decisivo. Il terapeuta ha osservato che chi ama più a fondo può ferire di più, perché spera di essere compreso senza dover spiegare. A quelle parole, Ebro ha pianto. Avrei voluto essere capita senza dover raccontare ogni angolo di me, ha sussurrato. Chi l'ha vista uscire quel giorno giura che l'aria fosse più leggera, come se la stanza si fosse lavata da sola. Poco dopo ha confidato a una persona fidata di aver trovato, forse, quello che cercava: non una riapertura, ma una quiete, non un inizio, ma una fine che non faceva più male. La svolta più inattesa è arrivata da HE, non davanti a uno smartphone, ma sotto luci calde di palco, con un premio tra le mani. Davanti a una platea in piedi, si è fermato un attimo, ha sorriso come chi protegge un segreto che non ferisce più, e ha detto: ci sono storie che non finiscono. Imparano solo a respirare in un modo diverso. Il pubblico ha applaudito, ma chi conosce la loro traiettoria ha sentito dentro quelle parole un inchino quieto a Ebro. Una concessione dolce all'idea che l'amore, quando è stato vero, non muore, trova un'altra forma. In rete sono riemersi vecchi frammenti delle loro scene. I commenti si sono riempiti di riflessioni e di lacrime discrete. Non ogni amore deve tornare, ha scritto qualcuno. Alcuni devono solo smettere di fare male. Forse è questo il centro di tutto, non il recupero di ciò che si è perduto, ma il dono di lasciarlo andare senza avvelenarlo. L'amore non sempre ritorna, spesso si trasforma in qualcosa che ci insegna a lasciare senza amarezza. Ed è qui che salutiamo questa storia tenera, non con tristezza, ma con gratitudine. Perché anche l'amore non detto lascia luce nei luoghi in cui è passato. Se questo racconto vi ha toccato, mettete un like, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e, se volete aiutarci a tenere vivo questo spazio dove i sentimenti vengono prima di tutto, cliccate su abbonati. Alla prossima, che i vostri cuori trovino il proprio ritmo e che ogni addio vi avvicini a ciò che siete davvero. Questo è Stelle Turche Rivelate, dove l'amore, la perdita e la verità imparano a parlare la stessa lingua.